Man mano che vado avanti con i miei progetti, mi torna sempre più utile utilizzare materiali particolari. Ho cercato a lungo una stampante che fosse in grado di stampare diversi materiali, dai più gommosi fino ai più resistenti. Ho optato per questa macchina in quanto il rapporto qualità-prezzo mi sembrava molto valida. Vediamo adesso quindi l'unboxing e il montaggio. Bene, apriamo allora. Se l'ho aperta al contrario. Qui abbiamo la campana, praticamente è una parte che viene messa sopra per renderla chiusa, per il discorso vapori, nel caso stampi ABS, stampi tutta roba particolare. Abbiamo le pareti, quindi la parete davanti, che sono le due portelle, che a differenza dei modelli precedenti non ha le due portelle, è tutta chiusa, ma davanti praticamente è vuota. E ha le due portelle arancioni, molto fighe. Dopo, questa è la parte fondamentale. Questo è l'estrusore ed è direct, vedi? Qui ti ho fatto vedere gli altri sono Bowden, questo è direct, dual drive, quindi hai le due rotelline che spingono. Nozzle, che è questo qui, e la gola, che non la vedi perché dentro è in acciaio, e la gola è in acciaio. Essendo in acciaio ti consente di stampare i materiali abrasivi, materiali un po' più rognosi. Essendo in acciaio puoi arrivare a temperature più alte perché dentro, non lo vedi, anzi no, qua, dentro non ha il tubettino in Teflon, che il tubettino in Teflon, il Teflon fonde a 370 gradi. Connettore stile seriale, micidiale, mi piace tanto. Questa qui è la parte più bella. Il sistema di movimentazione è Core XY. Questa è la base, perdonami, il piatto col tappetino sotto in silicone schermato, bellissimo. Ho un mio amico che va via di testa per queste cose. Piatto bellissimo perché è un 325 350 di Z, quindi come dimensioni è una bella macchietta. Queste sono le boccole, cuscinetti, praticamente vanno montati qua e consentono di andare su e giù. Vedi le due boccolette in ottone perché per muovere l'asse Z hai due motori. Due motori sono comodi perché eviti che la stampante faccia questo gioco avendone solo una. È da una settimana, io sto fremendo. E poi abbiamo il resto di ferramenta, quindi hai gli assi in alluminio, i montanti in alluminio e la base. Come vedi qua ci sono i due motori, i due NEM. Questo è lo spinotto che penso sia, chiamiamoli servizi, e il connettore per l'estrusore. E dopo qui hai i cavi, i cavettini e ruiana varia. Per quanto riguarda il montaggio non è stato nulla di troppo complicato rispetto sicuramente ai primissimi modelli stile Anetta 8. Non ho avuto grandissime difficoltà. Infatti un qualsiasi utente medio con gli attrezzi in dotazione è in grado di montarla. Le istruzioni date in dotazione per quanto riguarda il montaggio onestamente sono un po' scarne, infatti si tratta di 2 pagine dove non c'è riportato granché, ma sul canale YouTube, che metto il link sotto, è possibile trovare le istruzioni di montaggio, davvero esaustive. In un paio d'ore la macchina era praticamente funzionante. Certo, non mi viene da definirla plug and play, poiché appunto 2 ore di montaggio per un utente medio esperto non sono plug and play, però è stato divertente montarlo. Infatti mi ha un po' ricordato quando a suo tempo montavamo i kit partendo da zero. La cosa che non ho apprezzato durante il montaggio è stato sicuramente il dover infilare i fili dei motori X e Y all'interno del telaio. Infatti non l'ho fatto, li ho fissati con delle fascette perché in caso di manutenzione o sostituzione mi risultava difficile estrarli. Ho stampato davvero tanto con questa macchina, ma soprattutto ho voluto stampare un po' di tutto. Sono partito con del PLA utilizzando l'ugello suo standard, quindi acciaio da 0,4 mm, e onestamente sono rimasto davvero sorpreso. La qualità di stampa, ma soprattutto la precisione della macchina, anche a velocità, diciamo così, un po' più alte rispetto a quello che stampo io, che mediamente sono intorno ai 60 mm al secondo, è stato davvero sorprendente.
Ho poi stampato anche un materiale un po' più cattivo, un po' più aggressivo, un materiale che comunque desideravo stampare da tanto tempo, ed è il Tecnit 5, polietilene carbonile con carica vetro, un materiale davvero resistente, ma soprattutto davvero particolare da stampare. Infatti è un materiale che senza le dovute precauzioni, senza l'utilizzo di una camera calda, quindi una macchina chiusa, è un po' difficile da stampare. Per poterlo stampare ho dovuto sostituire il nozzle, montando un nozzle da 0,6 in acciaio temprato. C'è stato qualche problemino durante la stampa, ma problema dovuto a un profilo di stampa da migliorare. Ho comunque visto che utilizzando il nozzle da 0,6 per questo materiale è davvero venuto molto bene. Ho poi provato anche del TPU, quindi TPU davvero morbido. Ho avuto parecchie difficoltà nell'infilarlo all'interno dell'estrusore, poiché la distanza tra le due rotelline che spingono il filo e il nozzle è molto più lunga rispetto a quello della mia Ender 5, macchina che utilizzo appunto principalmente per il TPU. Penso appunto che questo qua sia uno dei problemi a sfavore di questa macchina. Ho poi stampato anche del PETG, ovviamente rientrava in tutte le prove che dovevo fare, e l'ho stampato davvero molto bene. Sono riuscito a stamparlo anche abbastanza veloce, quasi un po' più veloce del PLA, logicamente andando a giocare con le temperature. Durante i test di stampa ho avuto modo di provare anche slicer diversi. Sono partito inizialmente con Simplify 3D, uno slicer che utilizzo da tantissimo tempo. Infatti il modello che state vedendo è realizzato con quello, con il nozzle da 0,4 PLA Bicolor, che potete trovare il link in descrizione. Ho poi utilizzato Cura, poiché la macchina nasce originariamente con un profilo Cura, quindi andandolo a modificare sono riuscito a realizzare parecchi pezzi. Poi alla fine ho deciso di optare per un altro slicer, che è quello che andrò ad utilizzare sempre. Infatti la macchina in questo momento sta utilizzando lo slicer Orca. Sono venuti fuori dei pezzi davvero particolari, e andando a modificare il profilo insieme a un amico devo ammettere che si è proprio presentato perfetto per questa macchina. Calza giusto, quasi come un calzino. Mi trovo quindi alla conclusione di questo video, e ciò che posso dire è che secondo me questa macchina è orientata a una tipologia di utente simile a me, quindi una persona che ha necessità di stampare più materiali più o meno difficili senza andare a modificare troppo la macchina. La macchina infatti l'unica modifica alla quale andrei a portare è sicuramente utilizzare un piatto in vetro che torna davvero utile per quanto riguarda la stampa dei materiali tecnici e non. Il suo Ultra Base comunque è comodo lo stesso. Mi è davvero piaciuto utilizzare e montare questa macchina, infatti penso che in un futuro ne acquisterò un'altra montandoci un nozzle da 0,8. Ho capito perché è stato dato il nome di Flying Bear a questa macchina, perché effettivamente la sua robustezza, la robustezza del telaio è equiparabile alla stazza di un orso, quindi una cosa davvero imponente e possente. D'altra parte si può dire che è un po' simile a una farfalla, quindi una macchina che può essere davvero veloce, precisa, ma soprattutto delicata. Consiglio appunto l'acquisto di questa macchina a chi come me si diverte a trafficare facendo un po' di tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. No, un cazzo. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.